Ciao a tutti, bentornati in Spannofficina. Il protagonista della giornata è il serbatoio. L'abbiamo già ispezionato e sì, c'è della ruggine. Adesso procederemo con lo smontaggio e poi lo analizzeremo sul banco da lavoro per cercare di ripristinarlo. Prendiamo una bella vaschetta, così mettiamo dentro tutti i pezzi che andiamo a smontare e non li perdiamo. A parte che perdere il sellino devi essere proprio... però ci conosciamo. Allora, abbiamo rimosso il rubinetto del serbatoio e mi sono ricordato che quando sono andato a prendere la moto il rubinetto era bloccato, non riuscivamo a metterla su Prime o comunque su On, infatti si era rotto. Pensandoci adesso, il motivo per cui si è rotto è perché è sicuramente quasi pieno di ruggine. Andremo a vedere, ma sono sicuro che sia così. Ma cosa faremo senza ste chiavi a T? Quella serbatoietto bello. Ora apriamo, vediamo com'è. Il serbatoio, per quanto si riesce a vedere ad occhio, non sembra messo così male, però adesso abbiamo bisogno di fare un'ispezione un po' più approfondita. Normalmente avremmo utilizzato una di quelle telecamere snodabili, ma l'abbiamo lasciata in ufficio, quindi abbiamo trovato un altro sistema. Col cellulare non ce la potremmo fare. Avevo un vecchio computer da cui abbiamo staccato il chip della webcam. Molto banalmente quello che ho scoperto è che con un cavo USB classico siamo andati a crearci le connessioni e quindi utilizzare questa webcam, la fisseremo su una stina e la inseriremo dentro nel serbatoio per vedere bene. Abbiamo realizzato la nostra sonda, camera sonda, proviamo a vedere se funziona. L'applicazione che usiamo è fotocamera di Windows. Top, funziona già perfettamente. Spostiamo il serbatoio in zona rubinetteria. La situazione è abbastanza del merda. Si sta proprio sfogliando, quindi forse andrà pure messo della bulloneria vecchia per grattare. Il tetto del serbatoio sembra pulito, con pochi segni di ossidazione. Forse questo polmone qua, se si chiama polmone, da questa parte, quindi in questa zona qui, sì, sono i punti dove dove è rimasta la benzina ferma per troppo tempo. Ok, dai, la situazione comunque non sembra così grave. Ci sono solo alcuni punti critici che sono ovviamente dove c'è il rubinetto. Ora per procedere chiudiamo sotto il buco, versiamo l'acido, chiudiamo sopra e andiamo col fosfatante. Versare l'acido toglie ruggine all'interno del serbatoio e ogni tanto agitare. In caso di grosse incrostazioni, introdurre vecchia bulloneria e agitare energicamente. La ruggine sparisce dopo poche ore a seconda della sua persistenza. Abbiamo eseguito 2 risciacqui sempre con antiruggine e a questo punto, già dando un'occhiata, abbiamo visto che sembra esserci un buon miglioramento. Adesso andremo a togliere l'ultima parte di acido fosfatante e andremo a risciacquare prima con acqua e poi come ultimo risciacquo con dell'alcol denaturato 90 gradi. Nastro isolante che regge a qualsiasi cosa. Il colore non è dei migliori. Questa è acqua demineralizzata, quindi ancora meglio. Oh, devo dirti che sembra uscire veramente pulita. Bene, allora abbiamo risciacquato a sufficienza con acqua, adesso andremo a fare il risciacquo con l'alcol, andremo a utilizzarne circa 1 litro, quasi. Il lavaggio con alcol non è fondamentale, ma ci aiuta a rimuovere perfettamente tutti i resti di acqua all'interno del serbatoio. Sto lavoro è tutto così oggi. Concludiamo l'asciugatura quindi con aria compressa o ancora meglio con un phon da carrozzeria.
Abbiamo scaricato l'alcol e ci siamo preoccupati di asciugare per bene tutto l'interno del serbatoio. Adesso andiamo a vedere giusto quei punti che prima ci davano qualche preoccupazione per vedere se la ruggine è sparita. Andiamo subito nel punto peggiore, che era il punto del rubinetto della benzina, dove c'era tanta ruggine. Adesso sembra essere andata via quasi completamente tutta, anche nelle zone limitrofe. Sembra un risultato soddisfacente. Bene, ora che il serbatoio è pronto per il trattamento, prepariamo il composto. Seguiamo le istruzioni e versiamo l'induritore nella base, 7% sul totale, massa non volume, di alcol etilico. Il prodotto è un vetrificante epossidico a due componenti che crea una guaina strutturale ad alto spessore, perfettamente resistente ai carburanti. Ah, ma è ronco! Il kit è già predosato. Si usa versando l'induritore nella base e diluendo con alcol 90 gradi, circa il 5-10%. Noi abbiamo preso di riferimento il 7%. Quindi bisogna mescolare accuratamente per almeno 2 minuti con una spatola larga, raschiando il fondo e le pareti del barattolo, per ottenere una mescola omogenea. Ci assolverà da tutte le cazzate che facciamo e faremo il fatto che siamo alla spannofficina? Deve. Deve? Com'è Rob? Secca. Stiamo lavorando al limite della temperatura consigliata, circa 15 gradi. Effettivamente, quando abbiamo iniziato a miscelare, la base era molto dura. Adesso invece direi che la consistenza è come dovrebbe essere. Quindi procediamo col versamento. Infine è il momento. A 20 gradi centigradi la vita utile della miscela è di soli 25 minuti. Torniamo a chiudere, sperando che regga come ha retto prima. Ruotiamo il serbatoio più volte e molto lentamente, in modo che il prodotto vada a ricoprire tutta la superficie. Il lavoro andrebbe eseguito con una temperatura ideale tra i 15 e i 25 gradi. Questo agevola la catalisi e rende il prodotto più fluido e scorrevole. Come il fottutissimo gatto di Schrödinger. Questo è il serbatoio di Schrödinger. Proprio lui. Lo sai, è una merda, è venuto bene, chi lo sa, che non lo apri. Bene, vediamo quanto eccesso c'è da scolare. Facciamo scolare l'eccesso del prodotto collocando il serbatoio col tappo verso il basso. Una volta eseguita questa operazione recliniamo il serbatoio in avanti per non otturare il foro del rubinetto benzina con un'eventuale resina in eccesso. Ora è il momento di aprire il buco del rubinetto e metterlo in posizione di riposo per 3-4 giorni. Puliamo i residui e siamo pronti. Anche sul foro principale. Rob, che cazzo ci fai qua? Gli guardavo addosso mentre asciuga, non dovevo. Bentornati in Spanofficina. Sono passati 8 giorni da quando abbiamo messo a riposo il serbatoio. L'abbiamo messo qua e non dove abbiamo fatto il lavoro, perché qui si riesce a mantenere una temperatura sempre intorno ai 5 gradi d'inverno. E
non è la temperatura perfetta indicata dai produttori della Power Tank, però comunque è il meglio che potevamo avere in questo caso. Da una prima occhiata abbiamo visto che il risultato sembra accettabile. Adesso prendiamo il serbatoio, torniamo in officina e lo guardiamo con la camera che abbiamo usato l'altra volta. Eccoci qua. Rob, penso che ci siamo dimenticati di un problemino. Abbiamo avuto l'ottima idea di... L'hai ripreso? Vediamo se funziona ancora. Yes! Allora, la zona più ci preoccupava qual era? Quella del rubinetto. Sembra abbastanza... non è bianchissimo nel punto in cui si avvita. Abbiamo lasciato qualche sedimento nella parte anteriore del serbatoio. Era un po' la mia preoccupazione e in effetti qualcosa abbiamo sbagliato. Forse non abbiamo lasciato abbastanza tempo a scolare il power tank in eccesso. Non lo so, comunque il risultato finale sembra ottimo, nel senso che non ci sono più tracce di ruggine o aree scoperte. Comunque è tutto ricoperto dal power tank. Speriamo che in futuro quest'area di sedimento non ci dia problemi, però lo potremo sapere solo provando la moto o chiedendo a un esperto. Ci lavoreremo sopra. Bene, era la prima volta che facevamo questo lavoro e sembra essere andato tutto per il verso giusto. A parte quei sedimenti che abbiamo visto, tutto sommato possiamo dire di essere soddisfatti. Quindi nelle prossime puntate vedrete quello che andremo a fare sul rubinetto della benzina e poi finalmente arriveremo ai carburatori.